Ciao amici e amiche del segno del leone, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 23 febbraio al 1 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. Adesso partiamo con la lettura, andiamo a vedere come andrà innanzitutto la vostra settimana, le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, le relazioni, i sentimenti, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo la carta della lettera, molto interessante perché è legata alle notizie, ai messaggi, alle chiamate, alle comunicazioni in senso lato. Quindi cioè, se state aspettando delle risposte o state cercando anche il momento giusto per comunicare qualcosa, magari questo potrebbe esserlo. E poi c'è la stella. Anzi, io direi che siccome questa è veramente legata a tutti i tipi di comunicazione, io direi anche che si può allargare alle idee, alle cose che possono anche arrivare dall'esterno e aprirvi a nuove situazioni per il futuro, perché abbiamo la carta della stella che ci fa entrare in una situazione di rinnovamento, soprattutto legata a nuovi obiettivi o ispirazione o energia che vi dà maggior fiducia, speranza e ottimismo. Giornate abbastanza positive queste, ma io direi soprattutto positive perché forse adesso c'è l'opportunità di o incominciare un qualcosa di nuovo o mettersi nelle condizioni di prepararsi a realizzare qualcosa nel prossimo futuro. E poi abbiamo l'uomo o il gentiluomo può riferirsi sia a voi sia a una persona, nel senso la vostra stessa energia, cioè a maggior ragione se siete uomo, allora vuol dire proprio utilizzare e sfruttare al massimo le vostre capacità, però di essere consapevoli, di essere logici, razionali, assertivi, cioè agire prontamente e essere anche dinamici. In genere si può indicare, indipendentemente se siete uomo o donna, anche un qualcosa, come vi ho detto, di capacità da utilizzare, soprattutto nelle questioni pratiche. Probabilmente lo vedremo anche successivamente, ci sarà da agire prontamente o prendere una decisione importante. Può essere anche una persona che magari può essere utile o avrete particolarmente a che fare in questa settimana e a tal proposito i segni zodiacali da osservare sono soprattutto quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E abbiamo anche quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore, sentimenti e relazioni. Amore, coppia single, relazioni e sentimenti in genere perché alcune cose possono fare riferimento anche alle amicizie, alla famiglia, quindi chiedo sempre di ascoltarle per verificare e vedere di adattare a quello che state vivendo, perché sapete benissimo non tutti viviamo la stessa vita, diciamo di ogni segno zodiacale siamo milioni e milioni di persone, quindi non alcune indicazioni possono aiutare, come in questo caso abbiamo il Lici nel Giacinto, c'è aspettativa, c'è un gioco seduttivo, ci sono delle dinamiche belle fresche, particolari, sia legate all'attesa, sia legate a un po' di tensione, pochettino, pochettino. Può essere positiva, dipende da alcune circostanze, perché Glicine e Giacinto sono belle situazioni di sintonia, di connessione e quindi anche di feeling, gentilezza, accortezza reciproca, assolutamente.
vedete anche il Giacinto addirittura può parlare anche di qualche, gioco tra, diciamo, desiderio, attrazione, seduzione, perché no, quindi è qualcosa di positivo. Sospetto ingiustificato della ginestra può portare un po' di confusione e di incertezza. Se c'è diffidenza, se c'è un sospetto, non solo legato alla gelosia o altre persone, assolutamente no, però magari si può avere qualche dubbio sul comportamento, sull'atteggiamento, magari un attimo prima uno è tutto bello, dolce, tranquillo, poi un attimo dopo c'è un qualcosa che dà motivo di tensione e di discussione. Ecco, potrebbe esserci qualcosa del genere che è totalmente, passeggero, quindi direi ininfluente. Poi se invece si ripresentano delle dinamiche puntualmente dal passato, allora ricordo sempre che quando accade forse abbiamo l'opportunità giusta di risolvere questa dinamica e far sì che non venga più superata. E questo vale anche nelle relazioni più importanti, io direi anche per i single, perché, magari, glicine e giacinto sono positive perché può esserci, una comunicazione, un sentire qualcuno, magari state, tra virgolette, "frequentando", conoscendo una persona, forse anche solo tramite social o messaggi o chiamate, quindi magari non ancora la cosa si sta, sviluppando effettivamente, potrebbe esserci qualche possibilità. Al momento no, perché la ginestra porta comunque un blocco o un conflitto, quindi per varie situazioni c'è un qualcosa che non ancora sboccia come dovrebbe o come vi aspettate, ecco perché c'è un po' di tensione. Però c'è questo, gioco, magari in una fase di conoscenza ci sta perfettamente un gioco di sguardi oppure dei messaggini, delle chiamate un po' "piccanti" tra virgolette. Anche nuove situazioni che possono essere interessanti, magari incominciare a, vedere, diciamo conoscere proprio, in amicizia e poi vedere i prossimi sviluppi. Per quanto riguarda le cose più, tangibili, nel senso di finanze, lavoro, anche se avete dei progetti a livello personale da realizzare, guardiamo in questo ambito. Cosa ci dicono le sibille? Leggerezza, maggiore leggerezza, assolutamente sì, quindi questa è già una carta che vi sta dicendo che si scaricano un po' le tensioni, le cose possono diventare un po' più semplici, però occhio alla leggerezza intesa come disattenzione, come imprudenza. È vero che si deve agire, però, di non avere atteggiamenti e comportamenti sconsiderati. Una nuova avventura si può presentare, però, ovviamente si devono valutare, perché potreste avere a che fare con una persona che può cambiare facilmente idea, magari darvi un appuntamento, prendere un impegno e poi salta perché, può essere una persona incostante. Oppure magari sono anche situazioni che al momento non ancora sono ben definite e quindi, impensierirvi un pochettino. In qualsiasi circostanza comunque abbiamo visto che c'è sia un miglioramento, un alleggerimento, sia anche nuove situazioni. Questa carta dei sospiri porta anche tanto pensiero, tanta riflessione, quindi vuol dire che dobbiamo, valutare una trasformazione, un'evoluzione in corso, un qualcosa che state aspettando o qualcuno che state aspettando sta arrivando, come abbiamo visto, sia con notizie, anche con nuove proposte. Ecco che il militare vi fa capire che alcune possono essere delle nuove sfide interessanti per voi, molto stimolanti seppur difficili, oppure per le cose più complesse bando alle ciance, qui bisogna subito, intervenire prontamente. Quindi se il vostro intuito vi sta dicendo che c'è qualcosa che non va, ascoltatelo e quindi di agire. Anche per, chi è alla ricerca, magari finalmente arrivano delle risposte, delle proposte, un qualcosa che si muove, però di
essere molto chiari, molto netti nelle vostre indicazioni, nelle vostre, richieste, soprattutto se appunto si tratta di iniziare un nuovo lavoro o anche di valutare una proposta che può essere molto, molto interessante per voi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!